Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi prepareremo il pecorino. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, la ricetta me l'ha data Alessandro De Casaris, in arte il Caccio Cavaliere. È una persona veramente gentilissima, lui organizza corsi, lo trovate su TikTok, Instagram, YouTube, ed è veramente un genio nella produzione dei formaggi, un maestro. Quindi lui mi ha dato la dose, mi ha dato tutta la procedura per fare il pecorino, siccome anche per me è la prima volta. Allora, innanzitutto ho 15 litri di latte di pecora che l'ho ricavato grazie a un amico che mi segue qui da Modena, dall'Appennino, da Fanano, il buon amico Zosimo. È venuto a trovarmi in negozio, parlando gli ho detto che cercavo del latte di pecora e lui il giorno dopo me l'ha trovato e me l'ha portato. Vi dico subito che il latte di pecora è abbastanza caro perché costa il doppio di quello di mucca, perché parliamo di 2,50 € al litro, e quindi non so, fate i vostri conti, ha una resa molto più alta che quello di mucca, però sicuramente se comprate un formaggetto già fatto, un pecorino già fatto, forse spendete meno. Questo ve lo dico io, così avanzate di scrivermelo nei commenti. Comunque noi andremo a fare questo pecorino e vediamo come viene. Bene, 15 litri di latte, ho acceso, stavolta lo faccio con la piastra a induzione, pentola in acciaio, ho messo la sonda al centro della pentola, uso un cucchiaio di legno per darmi una mano, e porto il latte a una temperatura di 42 gradi, ma dolcemente, molto molto delicatamente, in maniera che il latte non si vada a bruciare. Quindi tenete bassa la piastra e aspettate che arrivino i 42 gradi. Questa è la prima differenza del latte di mucca, che ho portato a 37-38. Come vedete siamo arrivati a 42 gradi. Prima di inserire il caglio volevo ringraziare la Leader Grafica, un'azienda che si occupa di personalizzazioni di piccoli e grandi oggetti con stampe al laser. Io per esempio mi faccio preparare i cappellini e le magliette che poi dopo regalo agli amici e ai follower che vengono a trovarmi in negozio. Leader Grafica fa tantissimi altri tipi di stampe e personalizzazione, vi lascio il link qua sotto. Se fate acquisti o ordini a mio nome avrete uno sconto del 5%. Detto questo, andiamo a inserire il caglio. Ma quanto caglio dobbiamo inserire? Voi lo trovate scritto nella boccettina del caglio, esattamente per i litri di latte, i millilitri di caglio che occorrono. Inserisco. Una volta inserito il caglio andiamo a mescolare il tutto per bene. Fermiamo il latte, proprio il senso rotatorio del latte lo fermiamo. Mettiamo il coperchio, io metto anche un canovaccio per coprire bene i bordi del coperchio, e adesso dobbiamo attendere 40 minuti che si formi la cagliata. Bene, sono passati 40 minuti, andiamo a vedere la nostra cagliata che si è formata. Andiamo a fare i tagli. Allora, adesso, una volta tagliata la cagliata, andiamo a romperla con lo spino. Chi non ha lo spino può utilizzare una frusta tranquillamente. Dobbiamo portare tutte le dimensioni di un chicco di riso, molto piccola. Con lo spino vado dentro e inizio a rompere il tutto. Nel frattempo accendo la piastra e porto il siero a 52 gradi. Reinserisco il termometro per tenere d'occhio la temperatura e non superare i 52 gradi.
Una volta arrivati a 52 gradi, spegnete il fuoco, naturalmente, mettete il coperchio, io ci metto il canovaccio sopra, attendete una decina di minuti che la cagliata si vada a depositare tutta sul fondo. Bene, passati 10 minuti, vado a estrarre un po' di siero per poterci infilare le mani dentro. La cagliata si dovrebbe essere compattata sul fondo della pentola formando un disco che pian pianino andremo a tirare fuori e a inserire nelle fuscelle. Adesso vado con le mani a compattare il più possibile la cagliata in maniera che spurghi il più siero possibile. Adesso con un coltello la vado a fare delle fettine per facilitare la fuoriuscita, diciamo. E la mettiamo subito dentro le fuscelle. Adesso è importante compattarla il più possibile. Io mi aiuto anche con l'altra fuscella, premo a questo punto che si è compattata la vado a girare. E continuo a premere. Bene, una volta che l'avete girato, l'avete compattato bene, ci vado a mettere sopra un peso, quindi utilizzo la fuscella e ci metto sopra un peso. Qui ho la mia solita scatola di pelati, di pomodori, che è pesante, ce la vado ad appoggiare sopra al centro, rimarrà così per 12 ore. Abbiate cura soltanto una volta ogni 40 minuti di andarla a girare solo per le prime 2-3 ore, poi dopo la lasciate riposare così. Ci vediamo per la salatura. Allora, passate le 12 ore andiamo a fare la salatura, estraiamo il formaggio e andiamo a salarlo. Utilizzerò del sale fine, vado a salare prima tutta la parte laterale e poi dopo andrò a salare le due facce. Una volta che avete salato il formaggio, io lo rimetto dentro alla sua fuscella, in questa maniera, rimarrà per circa 4 ore in salatura, dopo andremo a sciacquarlo e siamo pronti per la stagionatura. Allora, siamo arrivati alla parte finale della preparazione, andiamo a sciacquare il pecorino nell'acqua, andiamo a togliere il sale residuo e poi siamo pronti per metterlo in stagionatura. Lo immergo nell'acqua e ci faccio un piccolo bagnetto per eliminare il sale residuo. Lo asciugo con un canovaccio. Allora, ascetta di legno, vedete? Lo tenete in un angolino in frigorifero
frigo da casa va bene, se avete un frigo dedicato è meglio, perché nel frigo di casa magari tenetelo lontano dalle verdure perché potrebbe prendere odori, insomma se avete un frigo dedicato è meglio. Almeno una volta al giorno lo dovete girare dall'altra parte sull'ascia di legno. Quando lo girate, giratelo nella parte asciutta del legno e il giorno dopo naturalmente l'altra parte sarà asciutta e la rigirate da quella parte lì. Allora, stagionatura minima 20 giorni, 20 giorni è già pronto per essere degustato, abbastanza morbido, se no si va più avanti 60-90 giorni, comunque è a vostra discrezione. Io farò la prova taglio sicuramente a 20 giorni perché sono curiosissimo di sentire, mi piace il formaggio un po' morbido, quindi direi che ci vediamo alla prova assaggio. Allora, sono passati 25 giorni, sto pulendo un po' dalla buffetta che ha fatto il formaggio, l'ho pesato 2,3 kg, quindi con 15 litri di latte di pecora ho ottenuto un formaggio da 2,3 kg. Direi che sia un ottimo risultato, forse più abbondante di quello di mucca. Naturalmente mi sono scordato di dirlo all'inizio del video che il latte io non l'ho pastorizzato, ho pensato che comunque arrivando a 52 gradi durante la seconda cottura fosse sufficiente, però va bene, qualcosa avrà ammazzato, qualche microbo. Però sì, se voi lo volete fare in casa, volete stare sicuri, pastorizzate il latte prima. Bene, 25 giorni di stagionatura, andiamo a vedere com'è. È abbastanza morbido, adesso andiamo a fare la prova taglio. Sa di pecora. Come al solito, per degustarlo lo tagliamo a triangolini. Io la crosta non la mangio, lo dico, che me lo chiedete, ma non la mangio. Profumo ottimo. Vado, Buonissimo, sa proprio di pecora, buonissimo. Veramente buono, come prima volta del pecorino, direi che ottimo risultato. Non è secco come polveroso, può capitare delle volte se andate oltre con la cottura che la pasta risulti un po' pastosa, insomma, risulta un po' sabbiosa. Questo qui è proprio buono, buono. Forse se andavo avanti con la stagionatura facevo meglio. Comunque, buonissimo. Ottimo, ottimo risultato. Va bene, in descrizione vi metto le dosi di tutto quello che ho usato e niente, se avete voglia di replicarlo fatelo perché non è difficile, è molto facile e riuscite a farlo tranquillamente anche a casa con il frigo di casa, con qualche accorgimento naturalmente. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo che per me è un piacere. E poi niente, iscrivetevi al canale che vi aspetto. Un saluto da Davide, alla prossima video ricetta. Ciao!